Quindi addentriamoci nell'argomento, entriamo subito nell'ambiente dei clienti, dove vediamo che c'è un ambiente innanzitutto di inserimento dati per quanto riguarda l'anagrafica e il commerciale, e poi ci sono degli ambienti di consultazione dati delle fatture, segnatamente relativamente alle fatture. Non c'è soltanto però l'anagrafica, ci sono anche altri ambienti di inserimento dati come i reclami e le indagini di soddisfazione del cliente, che sono due processi cardine del sistema ISO 9000, ma che sono aspetti importanti anche per un'azienda che non è certificata ISO 9000 e che sono oggetto di due specifici video tutorial di cui trovate qua sotto appunto i link. Entriamo nella grafica dei fornitori per vedere come si inseriscono i dati. Ecco qui a sinistra trovate il link a YouTube per rivedere questo video tutorial che state vedendo ed ascoltando, così come in qualsiasi altra maschera di inserimento dati di tutto il gestionale. E quindi qui cominciamo ad inserire l'anagrafica del fornitore, quindi la ragione sociale, l'indirizzo, i recapiti, il sito, eccetera. Come vedete da queste tendine si inserisce il nome del fornitore, come così poi da qui si inserirà il quartiere, la città, la provincia, lo stato, quindi dipende da dove le aziende hanno i clienti, quindi anche da quanto sono grandi. E queste tendine sono incrementabili, nel senso che se qui non c'è il nome di un mio fornitore, così come se qui non c'è il nome di uno stato dove io ho i clienti, scusate, prima mi riferivo ai fornitori, potrò andare qui in più tendine, che significa appunto incrementa le voci delle tendine, e da qui posso per esempio aprire la mascherina clienti e inserire il cliente Giacomo Verdi. Il cliente Giacomo Verdi. Faccio attenzione a leggere qui una volta per tutte, dopo aver chiuso questa finestra aggiorna la maschera, quindi clicco sul pulsante aggiorna perché altrimenti non troverei la nuova voce che ho inserito nella tendina, e adesso devo trovare anche, Giacomo Verdi, eccolo qua, il nuovo cliente che ho appena inserito. Quindi questo per quanto riguarda la base dell'anagrafica. Dopodiché, dopo che io qui ho inserito il telefono principale, il cellulare principale, la mail principale, magari in un'azienda ho necessità di relazionarmi con 10 persone perché l'azienda è grande, e allora io andrò a inserire qua giù i contatti. E qui i contatti li posso inserire infiniti, senza limite, nel senso che questa tabellina è relazionata uno a infinito con il cliente, in questo caso Bianchi, quindi quando vado ad inserire un contatto devo fare estrema attenzione al fatto che io mi trovi sul cliente, cioè che io qui legga il cliente in relazione al quale voglio inserire un nuovo contatto, altrimenti inserirei un contatto che poi il database legherebbe a doppio filo ad un altro nome. Quindi qualora io volessi cercare un altro cliente perché voglio inserire un contatto telefonico di un referente aziendale del cliente Rossi, clicco qui sul cannocchiale dopo essermi posizionato sul campo, scrivo Rossi, cercherò, se fosse impostato in un altro modo, parte del campo perché magari non ho la stringa esatta, ecco che il software mi ha trovato Rossi, ora sì posso andare ad inserire un recapito che il software poi anche nell'ambiente di consultazione dati ci riproporrà come appartenente al cliente Mario Rossi, come relazionato a questo cliente e a nessun altro. Lo stesso dicasi per il commerciale, quindi per ogni cliente posso inserire infiniti contatti commerciali, con la data, il mezzo, con chi ho parlato, il ruolo aziendale, l'esito, se ho avuto un appuntamento, se ho fatto un contratto, se devo richiamare, eccetera. Qui metto la data del ricontatto, la porto a capo e dopodiché questa data me la troverò nelle scadenze dei ricontatti del commerciale, come vedremo nell'ambiente di consultazione dati. Dicevo prima, ci sono anche gli ambienti dei reclami e di indagine di soddisfazione del cliente che possono essere raggiunti anche da qui, e poi c'è un ambiente di consultazione dati, come vedete un ambiente da molto semplice fino a molto complesso, quindi per la piccola azienda fino all'azienda più grande, nel senso che per una piccola azienda sarà sufficiente consultare questi tre pulsanti qua su in alto, quindi i clienti, l'elenco completo, i contatti, i referenti aziendali, mentre un'azienda più complessa che ha clienti magari anche non solo in Italia, anche nel mondo, in più regioni italiane, in più province, qua giù i dati andranno automaticamente anche in tutte queste altre query, quindi non è che c'è da fare un lavoro diverso se l'azienda è piccola e grande.
magari l'azienda piccola per l'azienda piccola sarà sufficiente consultare questi 3 pulsanti qua su in alto. Lo stesso dicasi per le scadenze dei contatti e dei ricontatti del commerciale. Per un'azienda piccola sarà sufficiente consultare questi 2 pulsanti sui quali ora sto ruotando il cursore del mouse, tutti i contatti e da ricontattare tutti. Per un'azienda più grande magari sarà opportuno andare ad approfondire, quindi andare a vedere i contatti e i ricontatti del commerciale che devo operare nel corso del tempo, magari per CAP, per quartiere, per comune, per provincia, per regione, per Stato, per settore produttivo, per specifica del settore produttivo. E ho lasciato le fatture da ultimo, le fatture attive, proprio perché, come dicevo all'inizio del tutorial, sono legate a doppio filo con il magazzino perché sono le fatture che discendono dai movimenti di magazzino, quindi dalla movimentazione verso i clienti dei prodotti. Quindi, però, anche da qui possiamo raggiungere l'ambiente di inserimento dati delle fatture attive, di consultazione e di aggiornamento dei dati, oltre che dal pannello principale, ovviamente, e alla fatturazione delle rimanenze. Quindi entriamoci dal magazzino per poi scendere verso le fatture. Quindi chiudiamo questo ambiente, torniamo al menu principale, apriamo il magazzino, come vedete anche qui ambiente di inserimento dati e ambiente storico del magazzino, andiamo all'ambiente di inserimento dati del magazzino. Quindi stesso discorso, anche qui troverete il link a questo video tutorial, a questa icona di YouTube. Qui questo movimento, il numero del movimento, che potrebbe anche essere una vendita se si tratta di un'uscita a clienti, è assegnato automaticamente dal software. Poi si mette l'anno del movimento, come vedete campo obbligatorio, e anche su altri campi c'è campo obbligatorio, non tanti, perché poi sono quei dati minimi per far sì che poi nell'ambiente di consultazione dati vengano le query in un certo modo, con le statistiche, le informazioni, quindi tutte le necessità informative di cui ha bisogno l'azienda. L'anno, il movimento su cui torneremo subito, quindi la data dell'entrata e dell'uscita, poi se si tratterà di un'entrata da fornitori ci metterò il nome del fornitore che me lo ritroverò nelle interrogazioni, oppure se si tratta di un'uscita a clienti perché ho fatto una vendita metterò il nome del cliente. Potrò andare anche a dettagliare il documento di trasporto se si tratta di merce che entra dai fornitori o che esce per i clienti o anche che esce, o anche che esce o che entra per un altro motivo, perché per esempio porto la roba al cantiere e poi quando ho finito il cantiere che mi sono avanzate delle cose le riporto dentro il capannone. Ovviamente sempre documenti di trasporto devo fare, come ben sapete. Quindi addentriamoci nella scelta del motivo dell'entrata e dell'uscita. Questa è una scelta molto importante perché su cui bisogna fare estrema attenzione nel momento in cui si va a scegliere una di queste opzioni, perché poi in base alla scelta che faremo qui tutti i conteggi verranno fatti in un certo modo piuttosto che in un altro, perché il software metterà tutti i dati, tutti i numeri che noi andremo a inserire sotto poi nei prodotti, li metterà nel cassettino che noi abbiamo scelto. Quali sono questi cassettini? L'entrata da fornitori, l'entrata da nostra produzione, l'entrata da stoccaggio fuori sede per inutilizzo, come dicevo prima, i resi, quindi anche questa si tratta di un'entrata, e poi le uscite, l'uscita a clienti, l'uscita per stoccaggio fuori sede e l'uscita per utilizzo nella nostra produzione, qualora si tratti di un'azienda ovviamente di produzione. Ora, qualora vogliate utilizzare questo software e l'azienda sia piccola, che abbia soltanto le uscite a clienti e l'entrata da fornitori, io queste altre voci le posso anche togliere di modo che poi si restringa la possibilità di commettere errori quando non c'è alcuna necessità di tenerle lì. Se ovviamente poi c'è bisogno di tenerle lì perché un'azienda fa anche tutte queste altre cose, allora poi bisogna fare attenzione, come in qualsiasi altro software, a inserire i dati. Il software ci fa tutto, tutti i software fanno delle cose straordinarie, però è necessario inserire i dati in un certo modo. Quindi supponiamo adesso che andiamo a cercare innanzitutto, prima di vedere il resto, un movimento di uscita a clienti. Eccolo, io ho inserito pochi dati. Qui abbiamo un movimento di uscita a clienti, quindi si tratta di una vendita. Dicevo quindi che siccome le fatture attive discendono dal magazzino, da questo movimento di magazzino, siccome trattasi di un'uscita a clienti, discenderà uno stato di fatturazione da gestire.
E per gestire lo stato di fatturazione tutto insieme, qualora l'impresa debba fatturare anche dei servizi insieme a dei prodotti o anche solo dei servizi o anche solo dei prodotti, ho messo qui anche i servizi da fatturare. Penso soprattutto agli artigiani che magari escono, portano il pezzo, le ditte artigiane portano i pezzi e quindi devono fatturare sia dei prodotti che vendono, sia il loro servizio legato alla professionalità dell'opera che compiono in un determinato contesto produttivo, per esempio recandosi in un'azienda a cambiare una pompa di calore. E quindi qui inserisco i prodotti movimentati, inserisco questo prodotto, io poi ne ho inseriti anche altri di qua. Se volessi ancora andare ad inserire un altro prodotto, in questo caso, ora qui lo so che ne ho inseriti soltanto due, con il segno più andrò a ripulire la maschera e inserirò degli ulteriori prodotti. Qui, come vedete, ho il valore totale del magazzino e il valore totale degli stoccaggi, che una volta che ho inserito dei nuovi numeri, cliccherò su aggiorna totale e si aggiorneranno. Ovviamente gli stoccaggi si aggiorneranno solo se ci sono dei movimenti in uscita per stoccaggi fuori sede o di rientro per inutilizzo. Il magazzino, qualsiasi movimento andremo a fare, cambierà questo numero. Dicevo allora, con il segno più andiamo ad inserire un altro prodotto all'interno di questo, legato a questo ID numero 24. Ora siamo in un caso di vendita, ma dopo vedremo che vale lo stesso per tutti gli altri casi. Ne inserisco 1, 2, 3, se ce ne fossero da inserire molti potrei perdere il filo della situazione di quelli che ho inserito, allora da qui dovrei andare avanti, indietro, magari ce ne sono 15. Cliccando qui invece io ho il quadro completo di questo ID vendita o, da questi pulsanti qua, entrate e uscite, degli altri ID che non sono delle vendite, dopo li vedremo. Quindi qui ho il quadro completo dell'ID vendita, qui avrò tutte le righe di tutti i prodotti che ho inserito ogni volta cliccando su più e ripulendo la maschera, e qui i servizi eventualmente, se li ho inseriti. Oppure potrei avere solo prodotti, oppure potrei avere solo servizi. Qua ho il quadro completo della fatturazione. Totale prodotti 1.700 euro, totale servizi 400, totale da fatturare 2.100, totale fatturato 1.100, rimanenza 2.000. Quindi vedo che su questo ID ho una rimanenza da fatturare. Poi vedremo che le rimanenze si vedono molto meglio da un'altra parte, perché io qui vedo lo stato della fatturazione relativo all'ID sopra il quale sono sopra l'ID numero 24, dove ci sono stati tutti questi movimenti di magazzino. Apro lo stato di fatturazione, come vedete questo è l'ID 24 nella maschera e qui nell'interrogazione che viene fuori siamo sempre nell'ID 24. Questi dati sono relativi solo e soltanto all'ID numero 24 e a nessun altro. Quindi qui faccio il punto di questa situazione e vedo che devo fatturare ancora 2.000 euro. Andiamo a fatturare qualcosa in più. Vedete, avevo fatturato 100 euro, qui magari senza aggiungere un'altra fattura, ora per andare più rapidamente fatturiamo altri 200 euro, quindi passiamo a 300. Anche in questo caso aggiorno la maschera. Ora quando vado a riaprire vedete che è cambiato il totale fatturato, siamo arrivati a 300 euro e la rimanenza è scesa a 1.800. Qui siamo sempre appunto nell'ambito di quell'ID, che in questo caso è il numero 24. C'è questo ambiente aggiorna fatturazione da cui io posso vedere tutte le pendenze di fatturazione che ho, tutti gli stati di fatturazione. Visualizza importi non ancora fatturati e qui mi verranno, ora ci sono soltanto 2 righe, ce ne potrebbero essere 100, in relazione a degli ID vendita sui quali io ancora non ho fatturato nulla o devo fatturare ancora una parte. Quindi qui ho da fatturare ancora 1.800 euro, come abbiamo visto di là, sul numero 24 e 1.000 sul numero 26. Quindi supponendo che io voglia fatturare qualcosa sul numero 26, o ci vado da qui o torno indietro e vado a fatturazione prodotti e servizi, eventualmente vado a cercare il numero 26, ecco lui me l'ha già trovato, e vado a fatturare qualche altro importo. Come vedete le fatture che vengono fatte, ora se lo apro qui mi si apre sul numero 26, non più sul numero 24. Le fatture che io ho fatto nel corso del tempo, se ho dilazionato la fatturazione, vedete che mi compaiono qui, ma mi compaiono anche
quassù, qualora io aprissi questa schermata, per esempio da qui, e non avessi quel dato qua sotto, vedo che ho fatto in data X una fattura di 200 euro, vedo che ho fatto in quell'altra data una fattura di 300 euro e vedo che mi rimangono ancora 1000 da fatturare e ho il quadro completo dei prodotti e dei servizi con i relativi importi che avevo da fatturare. E detto questo, cosa vediamo adesso? Vediamo, vabbè, qui c'è l'ambiente di consultazione dati aspettate, vediamo, scusate, vediamo questi altri pulsanti, perché dicevo, questo si riferisce solo ad un ID vendita e se leggiamo qua su in alto c'è scritto la maschera risulterà bianca per movimenti diversi da uscita a clienti. Quindi se noi ci posizioniamo su un movimento che è diverso, questa è entrata da stoccaggio fuori sede, qui la maschera ci verrà bianca perché appunto non si tratta di un ID vendita. Allora questo dove lo andremo a trovare se vogliamo vedere sempre la solita lista dei prodotti perché magari abbiamo perso il filo di quelli che abbiamo inserito? Qui si tratta di un movimento in entrata, lo troveremo qui, eccolo. Ora ce n'è solo uno, ci potrebbero essere gli n prodotti che abbiamo inserito. La stessa cosa è scritto qui, se la maschera è bianca vuol dire che sei in un movimento di uscita e non di entrata, quindi se io sono in un movimento di uscita, qui non mi verrà fuori assolutamente niente. Così se sono in un movimento di uscita, invece anche non necessariamente di uscita a clienti, ma anche di, vediamo se c'è uscita per stoccaggio fuori sede, ecco che avrò tutti i movimenti di uscita. Anche qui è evidenziato, ho riportato il numero dell'ID per far vedere che siete proprio questa lista di prodotti che sono stati movimentati si riferiscono proprio a questo ID movimento numero 22 in questo caso, perché spesso sapete che con i documenti di trasporto magari arrivano tanti prodotti, soprattutto nelle ditte più strutturate, quindi nell'inserimento si potrebbe perdere il filo, ogni tanto io posso aprire questi pulsanti per avere il polso della situazione. E da qui posso consultare i dati relativi al magazzino, quindi qui tutto lo storico dei movimenti, quindi verso clienti, da fornitori, anche qui posso raggiungere l'aggiornamento della fatturazione, tutti i movimenti, quindi per oggetto o per data, quindi vado a cercare i movimenti del magazzino con un range date, quindi scrivo una data e scrivo la data di fine, li posso cercare per clienti, li posso cercare per fornitori, li posso cercare per categoria e per specifica, sempre scrivendo oggetto e data. Qui invece solo per oggetto, tutti i movimenti per clienti, per fornitori, per categoria, per specifica. Ovviamente l'articolazione delle ricerche sarà tanto più varia a seconda del tipo e della grandezza dell'azienda. I resi da cliente, gli stoccaggi e gli scarti li possiamo raggiungere anche da qui, oppure li possiamo raggiungere da qui o li potremmo raggiungere anche ovviamente dal pannello comandi principale. Quindi tutti gli scarti dei fornitori con le medie anche nel tempo sui prodotti e sui fornitori sui quali si sono verificati gli scarti per la nostra produzione, se siamo un'azienda di produzione, gli stoccaggi per vedere anche qual è il valore, per esempio, di quello che abbiamo stoccato in quel cantiere, e poi i resi, i motivi di rientro merce, questo va soprattutto per le aziende che hanno grandi volumi di vendita, penso all'e-commerce, ma anche a un grande magazzino, dove si distingue in resi e si può cercare il reso per cliente range date, per range date e per anomalia, e per queste stesse categorie possiamo andare a cercare i rifiuti, cioè quando ci rimandano un prodotto perché non è piaciuto, perché la taglia era piccola, eccetera, eccetera, oppure i casi in cui il cliente ha legalmente esercitato nei tempi previsti dalla legge il diritto di recesso. Torniamo ancora qua per vedere altre utilità, altre piccole utilità che ho messo in questa maschera. Qui posso vedere la situazione di magazzino, magari sto ragionando su un prodotto e vado a cercare per specifica prodotti un determinato prodotto, non so, il cemento, che ora so che c'è dentro, perché i dati qui ora ce ne sono veramente pochi, e quindi vado a vedere, siccome magari non so se mi manca il cemento, vado a vedere la situazione del cemento con l'entrata, l'uscita, eccetera, eccetera, la quantità che ne ho. Poi magari mi manca il cemento, voglio andare a vedere i prezzi del cemento perché lo devo comprare.
cemento, e quindi avrò i prezzi del cemento di tutti i fornitori, in questo caso inseriti però sono soltanto due, fornitore 1, fornitore 2. Ok, lo voglio comprare dal fornitore 1, chiamiamolo subito. Fornitore 1, ricordate sempre in questi campi potrete scrivere anche una parola chiave, che in questo caso avrebbe dovuto essere anche solo 1, perché l'ho chiamato fornitore 1, 2, 3, 4. Vediamo subito i recapi del fornitore 1 perché voglio sentire un po' di questo cemento e lo chiamo al volo. Qui ho tutti i recapiti aziendali, ne avessi inseriti là in quella tabellina 10, qui li troverei tutti. Se c'è necessità, perché magari da quel fornitore ancora non ho comprato mai, apro la maschera del preventivo e butto giù il preventivo, del quale poi avrò subito anche il report da stampare. Una volta inseriti i dati del preventivo, vi faccio vedere, avrò immediatamente, nell'anno 2020, avrò immediatamente, ora questo, tenete presente che questo ambiente dei preventivi sarà trattato in uno specifico video tutorial. Quindi andiamo a cercare il preventivo numero 1 dell'anno 2020 e una volta che ho inserito i prodotti, il cliente, il fornitore, eccetera, eccetera, come vedete qui le righe aumenteranno in maniera incrementale senza che si alteri nulla sotto, tutto quello che c'è sotto scorre. C'è anche l'ambiente di personalizzazione dei moduli, nel senso che io dovrò andare, come c'è scritto lì, se voglio personalizzare il modulo, inserimento dati, personalizzazione stampe, qui per esempio andrò a personalizzare l'intestazione del modulo, così come potrò personalizzare il piedi pagina e automaticamente mi si riverserà in tutti i moduli di cui è prevista la stampa nel software. Torniamo al nostro argomento magazzino e vi volevo far vedere ancora un'altra cosa. Vabbè, qui lo stesso modo dei preventivi, posso andare anche se non c'è necessità del preventivo subito a fare un ordine. Ovviamente tutti questi ambienti sono raggiungibili anche dal pannello comandi principale. E vabbè, qui dicevo il valore totale del magazzino l'ho fatto vedere. Ecco, se io qui andassi a modificare il valore di queste 300 unità in entrata, invece di 50 costano 60, come vedete il magazzino si aggiorna subito. Lo stesso vale per gli stoccaggi.